Eccoci qui, ben ritrovati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi andiamo avanti a guardare le nostre serie annuali, cioè le divisionali ufficiali della nostra zecca, intanto che aspettiamo gli arrivi del 2024. C'è già stata una prima emissione per quanto riguarda i 2 euro commemorativi, ma oggi noi andiamo avanti con il programma intanto che arrivano, diciamo, un po' di monete. Per quanto riguarda la divisionale che guardiamo oggi, guardate quanto è bella questa divisionale, parliamo di una serie annuale del 2012, dove come tema, diciamo, abbiamo il 500° anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina 1512-2012, una divisionale veramente molto bella. Abbiamo all'interno ben 10 monete, fate attenzione perché troviamo il set completo da 1 centesimo fino a 2 euro all'interno, cioè in una coin card. In più abbiamo il 2 euro commemorativo e il 5 euro in argento, e come vi dicevo veramente una divisionale molto bella, un po' come devono essere, diciamo, le divisionali per i collezionisti, fatte veramente bene. Cioè questa è la parte frontale della nostra confezione, perché ovviamente abbiamo un'emissione con confezione coin card all'interno, ma guardate, queste sono veramente questa confezione è fatta veramente molto bene, perché abbiamo qua una raffigurazione proprio della Cappella Sistina, e devo dire che è legata al tema, perché è veramente fatta in una certa maniera, ma anche la coin card all'interno, che poi andremo a vedere, è veramente fatta bene. Per quanto riguarda la parte frontale, questa è la parte frontale della nostra confezione, una divisionale che vi consiglio di avere nella vostra collezione. Questa Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un'emissione ufficiale della nostra zecca, conio 2012, in questa posizione qui, serie di moneta a corso legale in fior di conio. Fate attenzione, qui non c'è scritto, ma ve lo dico io, perché queste che andiamo a guardare sono monete in fior di conio. IPZS, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, vuol dire che, cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che è un'emissione della nostra zecca, ovviamente, ma qui troviamo il logo vecchio della nostra zecca di Roma, perché poi ha cambiato il logo. Andiamo avanti, guardiamo il rovescio della nostra confezione, dove abbiamo le descrizioni di tutte le monete. Ecco, qua troviamo proprio le monete che ci sono all'interno, che sono ben 10 in questo caso, da 1 centesimo fino al 2 euro, in questa posizione qui. Poi abbiamo il 2 euro commemorativo e il 5 euro in argento, e qui troviamo diciamo i dettagli tecnici per quanto riguarda il 5 euro in argento. Cosa c'è da dire qua? Li andiamo a guardare subito qui in italiano, perché all'interno li troviamo solo in inglese. Qui abbiamo argento 925, peso 18 grammi, questi sono i dettagli tecnici, diametro 32 mm e bordo giganatura spessa continua. Come autore abbiamo Colaneri. Per quanto riguarda i 5 euro in argento, ormai sappiamo che sono più o meno tutti uguali, cioè, anzi sono tutti uguali perché non cambia nulla, cambiano poi con i 10 euro. Cambia ogni tanto il bordo, invece di essere ziganatura spessa continua, troviamo ziganatura spessa discontinua, cioè cambia solo il bordo, ma per il resto poi tolleranza, cioè argento, peso e diametro sono sempre uguali. Andiamo a guardare l'interno di questa bellissima confezione, dove troviamo la coin card con tutte le monete. Guardate come è stata fatta bene, è veramente eccezionale, grandissimo lavoro. Come vi ho detto, questi sono i belli lavori per i collezionisti. Questa è la parte centrale della confezione, dove nella parte destra avete le descrizioni in inglese delle monete, cioè i dettagli tecnici, e qui invece abbiamo diciamo proprio la descrizione e un po' di storia per quanto riguarda la Cappella Sistina. In alto, nella parte alta, troviamo tutte le descrizioni in italiano, invece dalla parte bassa in inglese, in questa posizione qui. Qui avete il tema della moneta, c'è anche il tema della divisionale, 500° anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina, 1512-2012, in questa posizione qui. Qui invece, come vi dicevo, è tutto in inglese. Cosa c'è di particolare? Un'altra cosa, che qui non abbiamo l'etichetta come nelle altre, diciamo, divisionali, come potete notare, ma il magnete in questo caso è stato inserito dentro, in mezzo a ai due fogli di cartone, di come è stata fatta la confezione. Praticamente ce lo troviamo proprio all'interno. Qui ci sono 2 fogli che compongono la confezione, cioè 2 fogli di cartone che sono stati messi insieme, e il magnete è qui. Direte, ma durerà? Sì, dura, perché questa qua che vi sto facendo vedere, questa confezione qui, era una confezione di esposizione, cioè rimaneva nella vetrina, perciò di aperture vi posso garantire che ne fate veramente tante. Però scatta ancora molto bene, e guardate, è ancora molto bella. Ovviamente c'era la pellicola di protezione, perché non li ho mai lasciate senza, ma comunque sia, scatta ancora molto bene nonostante le aperture che ha fatto. Questa è la coin card, anche questa, come potete notare,
hanno cominciato già le monete a fare un po' di patina, si vede molto poco, ma comunque sono più brillanti, sono più rosse o più gialle se li guardate dal vivo. Qui abbiamo la coin card, guardate quanto è bella, 2012 in questa posizione qui, IPZS ancora sopra la coin card, Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Tesoro, Dipartimento del Tesoro, troviamo in questa posizione qui, guardate quanto è bella questa coin card, fatta veramente molto molto bene. Queste sono tutte le monete da 1 centesimo fino a 2 euro, 8 monete, c'è il set completo, il 2 euro commemorativo e il 5 euro in argento. Adesso andiamo a guardare più da vicino, comunque vi faccio vedere anche il rovescio un attimo, guardate pazienza, questi sono i valori facciali e andiamo a visionare più da vicino le monete. Per quanto riguarda le monete, guardate, come vi dicevo, l'1, il 2 e i 5 centesimi sono già un po' più rossi, hanno fatto un po' di patina, che comunque essendo una confezione che lasciavo in esposizione, comunque col sole e con l'umidità comunque un po' ne ha risentito, ma sono passati 11 anni e sono ancora molto molto belle. Sono diventate solo un po' più rosse per quanto riguarda i centesimi. 2012 il conio si vede molto bene, l'1, il 2 e il 5 in questa posizione qui, il 10, il 20 e i 50 centesimi sono leggermente più gialli, ma non sono cambiati più di tanto per quanto riguarda il 10, il 20 e i 50. L'euro in questa posizione qui, cominciate a fare un po' di patina, guardate nel nucleo interno, il 2 euro in questa posizione e il 2 euro commemorativo, che è quello del decennale, 10 anni dell'entrata, diciamo, dell'euro. Per quanto riguarda, è una moneta questa che abbiamo trovato in tanti in circolazione, perché la tiratura è veramente molto alta e in più una moneta con la faccia comune, vi ricordo anche questo. Per quanto riguarda i 5 euro in argento, guardate quanto è bella la moneta, eccezionale devo dire. A me questa moneta qua mi piace moltissimo per come è stata concepita, vediamo se riusciamo a tenerla a fuoco in questa posizione qui. E per quanto riguarda nella parte centrale della moneta, fate attenzione, troviamo in primo piano un particolare del volto di Ignudo, fate attenzione, tratto dagli affreschi della Cappella Sistina in Vaticano. Alla base, qui in questa posizione, fate attenzione, troviamo l'autore Colaneri in questa posizione qui. La scritta Repubblica Italiana ad arco su questa cornice, guardate quanto è bella questa posizione. Questo diciamo che stiamo guardando, il volto, è quello che poi è raffigurato anche sulla confezione. Ecco perché a me piacciono queste cose quando si collegano insieme. Per quanto riguarda invece il rovescio, che adesso andiamo a guardare insieme, vi volevo far vedere un attimo il bordo se riuscivo, ma si fa veramente molta fatica. Il bordo che era zignatura spessa continua in questa posizione qui, vedete, guardate come è fatto. Per quanto riguarda invece il rovescio, troviamo tutti i valori facciali, tutti i valori nominali, e qui abbiamo tutti i valori da 1 centesimo fino a 2 euro normale, in più abbiamo il 2 euro commemorativo, niente di particolare, che sono monete comunque in fior di conio queste che stiamo guardando, e qui avete il 5 euro in argento, cioè qui abbiamo il 5 euro in argento, che è veramente molto molto bello. Qui hanno ripreso praticamente quello che c'era sulla confezione riportato sulla moneta. Grandissimo lavoro, veramente molto molto bravi. Per quanto riguarda diciamo il rovescio, troviamo ancora un particolare di nudo in questa posizione qui, si vede molto bene, guardate quanto è bella la moneta. Poi abbiamo richiamo allegoria che dà unità all'intero progetto della volta della Cappella Sistina in Vaticano. Praticamente questa sarebbe la rappresentazione della parte centrale della moneta, ma quello che dobbiamo fare attenzione, poi troviamo questa cornicione qui, questa cornice dove troviamo la scritta Cappella Sistina in questa posizione, 1512-2012 il conio, fate attenzione in questa posizione qui, il valore nominale 5 euro, lo troviamo qui, e la lettera R della nostra zecca di Roma è qui in basso in questa posizione qui, guardate, si vede veramente molto bene. Come vi dicevo, veramente una moneta eccezionale, moneta in fior di conio, fatta molto bene. C'è anche la versione in fondo specchio di questa moneta, fate attenzione perché esiste anche la versione in fondo specchio. Per quanto riguarda la tiratura abbiamo ben 19.000 pezzi,
non è più disponibile presso la nostra zecca perché ormai sono passati tantissimi anni. Ha avuto un grandissimo successo quando è uscita questa divisionale, questa serie annuale, era molto ricercata, se devo dire la verità. Nel 2012 è andata veramente molto bene. Per quanto riguarda il prezzo di emissione, era uscita a 55 euro dalla zecca, fate attenzione al prezzo di emissione. Oggi si trova tra i 65 e i 70 euro. In alcuni posti, purtroppo è esaurito in molti negozi di numismatica, il prezzo guardato quest'anno, guardato proprio ieri, parliamo della data 25, il prezzo ho visto che si sta alzando, perché ho visto prezzi anche che andavano anche a 80 euro. Veramente devo dire molto molto bene per quanto riguarda questa divisionale. Cosa c'è da dire altro per quanto riguarda la divisionale? Che esiste la versione in fondo specchio e devo dire che è veramente spettacolare, specialmente i 5 euro che c'è in argento, che c'è all'interno. Bene, per oggi è tutto. Ditemi cosa pensate di questa bellissima confezione, di questa bellissima divisionale, e niente, io vi ringrazio, vi saluto, come sempre aspetto i vostri commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.